Oggi torniamo a sorvolare dall'alto uno dei territori vulcanici più osservati e monitorati al mondo, la caldera dei Campi Flegrei. Un'area che a prima vista può sembrare immobile, ma che continua a mostrare trasformazioni costanti, spesso rapide e talvolta sorprendenti. Ogni giorno il sottosuolo racconta una storia diversa attraverso la sismicità, il sollevamento del terreno e soprattutto attraverso le fumarole, che rappresentano uno dei segnali più evidenti dell'attività che continua a svilupparsi all'interno del sistema idrotermale. Un caloroso saluto a tutta la comunità di Solfatara News, a chi ci segue ogni giorno dalle nostre webcam in diretta 24 ore su 24, a chi monitora insieme a noi il sismografo indipendente installato sul territorio e a tutte le persone che hanno scelto di informarsi attraverso immagini reali, dati osservabili e monitoraggi costanti effettuati sul campo. Oggi, mercoledì 3 giugno 2026, siamo tornati nuovamente nelle aree più attive della caldera per verificare come si stia evolvendo la situazione dopo le variazioni osservate nelle ultime 48 ore. Quello che abbiamo documentato durante il monitoraggio odierno è particolarmente interessante perché conferma ancora una volta quanto il sistema flegreo possa cambiare rapidamente anche nell'arco di una sola giornata. La nostra prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli ed è proprio qui che abbiamo osservato il cambiamento più evidente. Se confrontiamo le immagini raccolte oggi con quelle registrate ieri, emerge una differenza immediatamente visibile. La fumarola principale appare ulteriormente ridimensionata dal punto di vista delle emissioni superficiali. Il vapore visibile è decisamente inferiore rispetto a quanto osservato nelle ultime giornate e la nube che fino a pochi giorni fa dominava l'intera area oggi risulta molto meno sviluppata. Anche le fumarole secondarie presenti nelle zone circostanti mostrano una attività ridotta, con emissioni poco abbondanti e una pressione apparente che sembra essere ulteriormente diminuita rispetto al monitoraggio precedente. La temperatura rilevata oggi a Pisciarelli è di 108,2 gradi centigradi. Ma ciò che colpisce maggiormente non è il dato termico, che rimane sostanzialmente stabile, bensì la drastica riduzione del vapore osservabile in superficie. Quando un sistema vulcanico modifica così rapidamente il proprio comportamento, gli osservatori più esperti sanno bene che non bisogna fermarsi alle apparenze. Meno vapore visibile non significa automaticamente meno attività. Al contrario, in sistemi complessi come quello dei Campi Flegrei, variazioni così marcate possono indicare una modifica nei percorsi seguiti dai fluidi e dai gas durante la loro risalita verso la superficie. Una parte delle emissioni potrebbe trovare vie differenti, oppure potrebbero essere in corso cambiamenti nella distribuzione delle pressioni all'interno del sistema idrotermale. Naturalmente nessuna conclusione definitiva può essere tratta da una singola osservazione, ma il contrasto tra l'attività osservata solo pochi giorni fa e quella documentata oggi è uno degli elementi più significativi emersi durante il monitoraggio. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere Solfatara per raggiungere la fumarola Bocca Grande. Ed è qui che abbiamo trovato una situazione quasi opposta rispetto a quella osservata a Pisciarelli. Mentre Pisciarelli appare oggi particolarmente contenuta, Bocca Grande mostra invece un evidente incremento delle emissioni superficiali. Durante il sorvolo con il drone abbiamo osservato una produzione di vapore molto abbondante, con getti continui e ben sviluppati, che risultano nettamente più evidenti rispetto a quelli registrati ieri. L'intera area fumarolica appare particolarmente attiva dal punto di vista visivo e la nube di vapore risulta ben distinguibile anche a distanza. La temperatura rilevata oggi a Bocca Grande è di 185,5 gradi centigradi. Anche in questo caso il valore termico non evidenzia variazioni particolarmente rilevanti, ma ciò che richiama l'attenzione è il netto aumento delle emissioni visibili rispetto alle ultime 24 ore. Osservare due aree fumaroliche così importanti che sembrano muoversi in direzioni opposte rappresenta un elemento che merita attenzione. Da una parte una riduzione significativa delle emissioni a Pisciarelli, dall'altra un evidente incremento dell'attività visibile a Bocca Grande. Queste differenze non devono necessariamente essere interpretate come fenomeni separati. In un sistema vulcanico esteso e complesso come quello flegreo, le diverse aree possono rispondere in modo differente agli stessi processi che si sviluppano in profondità.
Abbiamo inoltre sorvolato le storiche pozze di fango della Solfatara. Anche oggi risultano completamente asciutte. Si tratta di una condizione che ormai osserviamo da tempo, ma che continua a rappresentare uno degli aspetti più evidenti dei cambiamenti avvenuti nel sistema idrotermale negli ultimi anni. Aree che per decenni hanno ospitato acqua e fango in modo stabile continuano a presentarsi prive di accumuli significativi, confermando come l'equilibrio interno della caldera stia attraversando una fase diversa rispetto al passato. Nel complesso il monitoraggio di oggi restituisce un quadro estremamente dinamico. Le immagini raccolte mostrano una Pisciarelli sempre più contenuta dal punto di vista delle emissioni superficiali e una bocca grande che invece appare decisamente più vigorosa rispetto ai giorni precedenti. Sono variazioni che avvengono nell'arco di poche ore e che dimostrano ancora una volta quanto il sistema flegreo sia tutt'altro che statico. Nel frattempo, il fenomeno del bradisismo continua, il sollevamento del suolo prosegue e la sismicità continua a interessare periodicamente il territorio, ricordandoci che la fase di attività della caldera è ancora in corso e continua a essere attentamente monitorata dalla comunità scientifica. Noi continueremo a fare la nostra parte documentando ogni cambiamento osservabile sul territorio attraverso i nostri droni, le webcam e il monitoraggio sismico indipendente che seguiamo giorno e notte insieme a voi. Grazie per averci seguito anche oggi. Se apprezzate il lavoro che svolgiamo, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Da Solfatara News è tutto. Un saluto a tutta la nostra comunità e un arrivederci al prossimo monitoraggio. Perché ai Campi Flegrei basta una sola giornata per cambiare completamente scenario. E spesso sono proprio le variazioni più improvvise a fornire gli indizi più interessanti sull'evoluzione di uno dei sistemi vulcanici più complessi e affascinanti del pianeta.